Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale. Io sono Zach, la vostra voce narrante preferita, e oggi siamo con uno tra i video più attesi. Parlo infatti della visita alla miniera di San Leone. Nel 1861 la società Petit Gaudet acquistò 360 ettari di terreno includenti le masse ferrifere, da alcuni permissionari per lire 1400. Nel 1863, accordata la concessione sotto la direzione dell'ingegner Léon Gouin, iniziò la coltivazione del giacimento minerario. Venne inoltre costruita una strada ferrata lunga 15,4 km per il trasporto del materiale su locomotiva a vapore, che collegava la miniera con la spiaggia della Maddalena, presso Capoterra. La domenica del 2 aprile 1865 dalla stazione della miniera di San Leone partì per il suo primo viaggio inaugurale il primo convoglio ferroviario della Sardegna. Nella spiaggia della Maddalena fu realizzato un ponte d'imbarco lungo 200 metri, per mezzo del quale piccole barche trasportavano il minerale su grandi bastimenti ancorati al largo. Il minerale estratto dalla miniera di San Leone veniva trasportato in forni infusori dalla società concessionaria in Francia. Per il trasporto del minerale all'interno dei cantieri minerari venne costruita una piccola ferrovia di servizio, mentre per quelli più lontani una funivia. I lavori di coltivazione continuarono a cielo aperto finché il diminuire degli affioramenti e il calo del prezzo del ferro costrinsero la società a sospendere l'estrazione del minerale. Tutto questo è evidenziato nella relazione sulle condizioni dell'industria mineraria sarda nel 1871, redatta dal deputato Quintinio Sella. Infatti, se nel 1868 il costo totale per tonnellata estrazione e trasporto in barco ammontava a 16,36 lire a tonnellata, mentre il valore dichiarato dai produttori per il minerale di prima qualità era di 11 lire a tonnellata, è evidente quanto la società mineraria fosse in perdita. Dopo un lungo periodo di inattività, i lavori ripresero nel 1877 fino al 1884 con una produzione di circa 13.000 tonnellate annue. Fu la piaga della malaria a costringere a una nuova inattività la miniera. Dal 1886 fino al 1922 vi furono altri piccoli tentativi di risveglio della coltivazione, ma con scarsi risultati a causa dell'alto costo del minerale di San Leone. Nel 1922 fu revocata la concessione e la miniera passò al demanio. Nel 1937 la società Breda aveva eseguito dei lavori di esplorazione con un programma di valorizzazione, che però a causa degli eventi bellici non fu attuato. Nel 1950 la concessione fu ceduta alla società mineraria siderurgica Ferromin, che mise in luce il quantitativo di minerale pari ad alcuni milioni di tonnellate e costruì un importante impianto di trattamento del minerale. La Ferromin coltivava anche il giacimento di minerali ferrosi in Canaglia, nel Sassarese. Inoltre ai piedi dei cantieri a cielo aperto sorse il villaggio minerario, con grandi palazzine che sostituirono quelle vecchie realizzate da Guin. Enormi edifici in cemento armato ospitarono gli impianti di trattamento, mentre la ferrovia fu smantellata perché optò per un più agevole trasporto su camion. La chiusura della laveria nel gennaio del 1963 anticipò di poco la chiusura della miniera. Negli anni 1970-75 i terreni e i fabbricati vennero venduti a un'industria alimentare a cui tutt'oggi appartiene. La concessione mineraria comprendeva 4 ammassi di minerale ferrifero, il principale di questi era quello di Monte Picei. In questo ammasso si concentrarono gran parte dei lavori, con gallerie a più livelli. Vennero effettuati anche scavi sotterranei larghi ed alti fino a quasi 10 metri, senza armature, ma con solo colonne di sostegno. Quando si esaurì il minerale a cielo aperto vennero praticate delle gallerie Speranza, Felicità, Ippolito e Polveriera, per mezzo delle quali si poté appurare che il giacimento in profondità diminuiva notevolmente di potenza. Il secondo ammasso, detto del bersaglio, aveva una potenza di circa 5 metri e venne seguito in profondità con una galleria di ribasso fino a che la sospensione dei lavori ne determinò l'abbandono. Il terzo ammasso era quello di Azudias, a cui affiorava anche un fioncello di galena. Questo ammasso era lungo una quindicina di metri, potente 4 metri e fu totalmente esaurito. Il quarto ammasso, detto Pala de Sumonte, era costituito da una serie di affioramenti dislocati di una cinquantina di metri. La società Ferromin si impegnò ad attuare un completo programma di sfruttamento installando moderni impianti di arricchimento del minerale. Detti impianti trattavano circa 2000 tonnellate al giorno e comprendevano una prima sezione per il trattamento magnetico a secco da 100 tonnellate ora e una seconda sezione per il trattamento magnetico a umido da 70 tonnellate ora. Il trattamento magnetico a secco era costituito dalla frantumazione primaria, ovvero da un frantoio a mascella Breda che riduce il minerale sotto i 100-150 mm, frantumazione secondaria,
2 frantoi giratori Kennedy che riducono il materiale sotto i 40 mm, impianto di trattamento elettromagnetico a secco, 2 sezioni identiche e autonome con 4 vibrovagli ciascuna. Questi vibrovagli suddividono il materiale in 4 classi. La classe fine, considerata minerale misto, va direttamente al trattamento a umido. Le altre 3 classi passano attraverso 8 separatori elettromagnetici che poi vengono ridotti ulteriormente per mezzo di 2 frantoi Siemens-Cohen. Il trattamento magnetico umido era costituito da una macinazione a umido mediante 4 milioni di sfere Breda che riducono il materiale sotto i 40 mesh, ovvero 425 micrometri. Questi mulini lavoravano a circuito chiuso con classificazione rastrelli DOR. Classificazione mediante 8 separatori a magneti permanenti del tipo Sidvaranger a 2 tamburi. Seconda macinazione mediante mulini Breda e classificatori DOR che riducono il minerale a una finezza di circa 250 mesh, circa 60 micrometri, a 3 tamburi per ottenere un concentrato e uno sterile. Seconda classificazione mediante 8 separatori a magneti permanenti del tipo Sidvaranger a 3 tamburi per ottenere un concentrato e uno sterile. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, sono Official Zack e oggi siamo nel video in cui vi facciamo vedere che cosa ci portiamo e cosa mi porto io dietro per andare a vedere la miniera abbandonata. Premetto, il video lo sto registrando il giorno prima e probabilmente lo vedrete quando avremo già esplorato la miniera ovviamente, per ovvio di cose, che devo anche editare i video se vi date un po' di tempo. Comunque, iniziamo subito. Allora, intanto qua dietro vi spoilerò già una cosa. Sto lavorando su una canzone, quindi potreste vederla non a breve perché c'è ancora un po' da fare, però potreste vederla in un futuro. Potrei iniziare una carriera da producer. Allora, comunque, iniziamo con le cose con le cose principali. Allora ragazzi, per iniziare abbiamo questo zaino che ho comprato da Decathlon, pagato la bellezza di 10 euro. Ora vi giro un attimo l'inquadratura. Quindi questo zaino della Quechua, come cacchio si legge sta marca? Non lo so, scusatemi se la pronuncerò male, comunque Quechua, quello che è. E vabbè, uno zaino classico trekking, pagato poco, ripeto 10 euro. Però penso che abbia lo spazio necessario per portarci tutto dietro. Poi ovviamente vi spiegherò anche come è equipaggiato e che cosa ci metteremo dentro. E vi faremo un po' il punto generale di tutto. Poi abbiamo 2 contenitori per l'acqua, uno sempre della Quechua da 0,6 litri, in realtà qua dentro ci ho messo della Gatorade appunto perché domani farà caldo e penso servirà, e poi vi prendo l'altra, abbiamo la bottiglia da 1,5 litri sempre Quechua. Premetto, non sono termiche, quindi non dovrebbero mantenere il calore per tanto, o meglio il fresco. Quindi bottiglia 0,6 e bottiglia 1,5. Qui ci andrà l'acqua ovviamente. Poi borsa per la macchina fotografica. Adesso la macchina non c'è perché giustamente sto registrando questo video con lei. Comunque vi faccio anche vedere come è equipaggiata, giusto per fare un pochino di off topic. All'interno qua c'è lo scompartimento dove va sotto c'è il manfrotto, il cavalletto, eccolo qua. E poi sopra, in questo piccolo slot, ci va la videocamera, appunto. In questa zona, invece, questo si apre con col velcro e poi si apre anche il contenuto, si apre anche il vano, tra virgolette, porta accessori. Abbiamo, ora non sto registrando con le lenti grandangolo perché sono queste, lenti Ulanzi, ve l'ho già fatta vedere in un video. Poi filtro polarizzatore, eccolo qua, e qua dentro ci va anche la vitina, la chiave per inserire lo small rig, l'impugnatura ausiliaria, diciamo così. Poi filtro antipop, ora non c'è vento quindi non ha senso utilizzarlo, comunque eccolo qua. Gatto morto, chiamatelo un po' come volete. Quindi richiudiamo la borsa e poi andiamo a vedere meglio il resto. Ora è un po' difficile fare tutto quanto con una mano, come ben potrete immaginare. Comunque muoviamoci alla sua sinistra perché troviamo la borsa col drone DJI Mini 2, ve l'ho già fatto vedere
tra virgolette prova col video che ho registrato, quindi se ve lo foste persi, il video è quello sull'home page del canale quando entrate, quello che parte in automatico. Comunque all'interno della borsa, dato che non vi ho ancora caricato la recensione, penso che non lo farò a sto punto perché, ripeto, mi mancano delle cose. In generale abbiamo pacco batterie, sono 3 batterie, queste sono solo incluse con la combo, con la Flymore combo appunto. Quindi questo è carino perché si schiaccia e voi potete vedere la carica delle 3 batterie, ve la indica ovviamente con questi LED. Quella di destra è 3 tacche, queste 2 invece sono 4. E qua invece ha delle porte che sono il USB, questo è USB-C per la ricarica, e quello a destra invece è un USB di output se volete usare questo pacco batterie come powerbank, perché DJI vi dà l'opzione per fare pure questo. Ora mettiamo via un attimino il pacco batterie. Questo ovviamente è il radiocomando del drone, a batteria interna naturalmente, carica da qua, poi porta di ricarica qua sotto, doppio vano per mettere le staffette qua per gli analogici, controller per l'orientamento della videocamera e tasto rapido per le foto. Questo è il tasto per abortire l'atterraggio, modalità di funzionamento tra sport, cinematica e normale e tasto di accensione. Poi tasto FN, questo qua porta la telecamera completamente in basso o in alto, la ruota è di 90 gradi e questo invece cambia tra foto e video. Per accenderlo non serve, vi dica, basta premere e tenere premuto, adesso non lo faccio perché fa un casino assurdo quando si accende. Poi ovviamente il drone DJI Mini 2 come già detto, compatto, leggero ma tanta performance. E comunque il video ve l'ho già caricato di come funziona questo piccolino qui, o almeno come riprende. Quindi nel video della miniera vedrete appunto magari le prime scene registrate col drone, perché faremo anche la spiegazione della storia. Quindi pensavamo di fare la spiegazione della storia integrandolo con un video registrato col drone di tutto quanto, insomma. Ok, quindi rimettiamo il radiocomando e tutto quanto nella borsa. Poi nella borsa c'è anche compreso, e sta qua dentro, un adattatore USB preso 220 e poi delle eliche di ricambio. Dovrebbe essere un pacchetto a 3, cioè 3 pacchi che le cambiano tutte. Quindi grazie DJI, anche perché la borsa è bellissima, insomma, è sporca perché mi è caduta, mi spiace, però vabbè. Comunque, grazie DJI per aver fatto un prodotto così, non perché mi ha sponsorizzato, perché non sono sponsorizzato comunque. Non ancora, aspettate qualche anno, sto scherzando. Poi, muoviamoci, e al momento abbiamo un altro vano dello zaino. Anzi, sì vabbè, posso farvi vedere, tanto non penso ci sia altro da portarsi dietro. Allora, qua c'ha una tasca, lo zaino ha una tasca qui laterale, o meglio frontale, che si apre dal lato, che ci porta a degli strumenti molto carini. Abbiamo un powerbank Aukey da esattamente 20.000 mAh, come spero si legga, sì, o 200.000, no, è 20.000 mAh. Comunque capite anche dalle dimensioni che è un bel bestione. Doppia uscita e doppia porta di ricarica. La ricarica avviene tramite cavo Lightning della Apple oppure tramite mini USB. Poi indicatore di carica, ovviamente adesso è al massimo, domani non so neanche se mi basti, sto scherzando, eccolo qua, 4 tacche di batteria. E poi abbiamo una cosa indispensabile, ovvero una torcia. Questa è una torcia, diciamo così, tra virgolette da minatore. Comunque è una torcia di quelle che si mettono in testa. Adesso vi faccio vedere bene come funziona. Ok, pronti qua.
Sembro un cretino assurdo, però va bene comunque. Allora, questa si mette così. L'accensione avviene tramite un pulsante che c'è qua e io posso avere tre tipi di luci. Intensità massima della torcia frontale, intensità minima e doppia luce rossa. Questa penso che sia per notturna, per la notturna. Dietro, ora non ve lo riesco a far vedere, ma c'è dietro c'è un indicatore rosso. Comunque questa sarà circa... scusate. Allora, questo sarà circa quello che vedrete. Ora, vi faccio un mini tour del setup. Vabbè. Quindi se vedrete questo è perché io ho la torcia in testa. Ecco, posso girare la testa e puntare con la luce dove voglio, oppure con le mani, come faccio sempre in ogni video. Sentite? Sentite già? Ah, che bello! Fai di più. Mamma mia, c'è freddo! E non siamo ancora entrati, eh? Ah, c'è freddo proprio! Che bello! Minchia, l'aria condizionata! Esatto, è l'aria Ecco, dovevamo dire condizionata, parolacce e siamo partiti. Ah, perché c'è pure acqua. sì, Sì. sì, Sì, perché col fresco così non arriva. Aria condizionata. Incredibile. Vabbè, io sì che ce l'ho. Perché voi... Non è che ci siano qui sciami di vespe? Però ci sono sciami di zanzare qui di vespe. che cazzo, vabbè. Come c'è troppo freddo per le vespe qui? Cheat, dici? ne ho appena vista uno. E ce la fai ad andare? Sì, aspetta che stavo... Eccola! Cosa? Eccola! Li attaccate con le spine, aspetta che la maglietta. Ah, ecco perché mi stava facendo male qualcosa. Devi spostare i rami, però. Sei attaccato di nuovo. Hai visto? Vai il fresco che Mannaggia! Porca miseria! Porca... No! ho messo i piedi nell'acqua. Sì! Ah, yeah, sta cacchio di... Dopo ci laviamo, vedi Ale? Ah, Dio santo, ma... Ah, mi è arrivato in faccia la... Il ramo ci è arrivato. No, il rovo. Me lo sono beccato nell'orecchio. Ma porca... Riesci ad andare? Non ho capito perché non ti sei portato scarpe diverse. Anche c'è questo. Perché so demente. Sto genio mi fa, me le sono già prese. Perché alla fine ho visto non c'erano della mia taglia da Decathlon. Che... Passa Ale davanti o dammi la torta. Ma in emismo. Ecco, lì c'è la... Come la accendere? Aspetta, prendo anche quello. Si può entrare o sono a rischio crollo qua? No, questo è no. L'unico rischio è i buchi, bisogna stare un po' Ecco. lontani. Sono vespe. No, non è che ci siano vespe qui. Non è sento, perché come è passare da qua? Ma perché c'è acqua? No, io- c'è vespa, ce l'hai addosso. vabbè. No. Sì, c'è una vespa, ce l'hai dietro, Roberto. Ce l'hai dietro, ti prego. No, non mandarla qui, non mandarla qui. No, ti giuro, ce l'hai lì davanti. Se non le rompi, No. se non le scocci non si può. No, a me appunto senza che l'avessi fatto niente. Non è che ci siano Beh. uno sciame, via! Che cazzo? Io non buttarmi. Allora. No. Allora, che bello c'è fresco, cioè. Fai il video lì, Ale. Sì, sì. Ci sono i binari. No, vieni qua un attimo. Guarda. Dai, Gianfri. Ma finisci? Accampata. Vieni qua, Aletta. Sì, sì. Cioè, no, io ci sono robe strane. Sono No, farfalle. guarda le robe strane. Fai il video. Facendo il video. No, non secco. Stai qui attento No, con i rari. Stai facendo il video? Sì, sì. Guarda.
Però la piace, eh? Senti. Wow! Senti, vale? Guarda qua. Si illumina con la torcia. Secondi. Cioè, guarda un attimo giù. Se butti un cadavere di dentro, quello lo Cioè, chi me l'ha trovato? Esatto. 2 secondi. Sì, è bello profondo. Qui ci sono i binari. No, questo è lo non cosa sono per evitare per far calare un Vabbè, Freschino che c'è però. lo so. Ah, qua continua pure. sì. Questo dicevi la botte di vino? Queste qua sì. Sì, ma non c'è più vino da tempo. Bella. Oh, come in Sardegna. Bene. È il nostro amico. E qui Un non. bel po' di litri, Questa è bella grossa. Qui per il vino? Sì. Quanto pare? Lo vedi, noi lo... Ma dici quanto continua? Bello tutto questo. Non ho niente addosso, vero? No, ti prego, non fare lo scemo perché mi viene... mi vengono le patturnie. C'è qualcuno? No. Ah, vedi, allora, qua è meglio non andare perché è crollato. Poi giù continua. Questo che si vede anche la luce qua. Perché è crollato. Sì, dico. Qui sarebbe Qui c'è bellissimo un tipo buco. una copertina di un CD di qualche band. Sì, infatti. Attenzione, Ci sto qui. fate andare solo. Ma vedi? Lì giù però è murato. Mhm. Quindi non ha neanche Qui senso. cosa c'era? Purtroppo la Qui vedi, telecamera è non stata fatta prende. anche una struttura per sostenere, Sì, ma non è servita. appunto. Non a lungo. Ok, vai, faccio vedere un'altra qui su, dai. Sì. Già qui. Vabbè. Infatti già qui si intravede. Attenzione, ti prego. Cos'è questa roba? Ah, è merda, che schifo. Dove? Cioè, di capo. Cacca di capra fanno il mucchio. Attento. Sì, sì. Sai Mamma che io mia. sapevo che da lì per farsi i pasti prendeva la merda di capre e una falfalla. Ma? Guarda quanto scende, mamma No, mia. no, è vero, l'ha detto proprio lui in un libro, l'ha detto mio padre. Sì, ma lui diceva quello, come meglio in mezzo c'è il cuore di un babuino, questa cazzata, cioè capito? Sai quanto caldo ci sarà adesso? E adesso che sentiamo. No, invece- aspetta, rimaniamo qui, c'è un bel fresco. Qui cosa c'è? Aspetta. Cosa c'è qui? Cosa c'è? C'era 3, no, prima di dire. Ah, continua proprio. Sai cosa si può fare qui? Molto, molto easy. My name is Mod. Dicendo il legno. No, dico, molto easy. Canzone di Prime. No, mettere del wasabi a coltivare qui perché c'è l'acqua continua. Ma quando è che sa A come. te piace il wasabi? Boh, più o meno, però so che si guadagna un fottio. Sì, si vende bene. Per i sushi. Qua scorre proprio. Negozi di sushi. Bellissimo. Vedi, la telecamera l'ho presa apposta. Sì. Questa l'ho presa apposta perché è un'esposizione bellissima. Cioè, guarda quanto prende. Oh. Dio. Riesci ad andare? No, aspetta, voglio giocare col Ok, fare. non me ne frega niente, non sei Peppa Pig, santo Dio. Esci da sto schifo. Che schifo, tutto sporco. No, dove sono le veste? Aiuto. Non ce ne sono. Ah sì, prima ce n'era una attaccata ad Alberto. E vabbè, una. Noi sono il signore delle vespe. Sono il signore delle vespe. Sì. Le controllo come quello di Sì, che come schifo. si chiamava quello con gli occhiali? Non mi ricordo, guarda, non li guardavo queste cose da piccolo. Ino. Ma che cacchio, ne so. Qui sarà l'ennesimo casino, ritornare. Allora, c'è questo ramo che mi ha rotto le scatole. Sì, altamente. Ma se passassimo da lì? Io del cazzo? Dove? Da lì. Ma da lì
Guarda Ale, c'ho le scarpe da hippie. Ci sono i fili attaccati. Io sapevo di questa cosa del wasabi che si vendesse tanto perché sto guardando Però io non riesco a passare dato che una serie su Amazon. Hai presente Top Gear? caldo. Sai i conduttori, Jeremy Clarkson? Sì. Lo so, è che c'era una vez. Fa una serie su Amazon. Dai caldo già da qua. Sì, mamma mia.